Arendt si è anche avvicinata al tema delle sorgenti del male. Ci sono delle pagine straordinarie, secondo me, soprattutto di quel diario che Neri Pozza ha tradotto e pubblicato, questo editore vicentino, è un volume molto cospicuo. Mi riferisco soprattutto alla riflessione del quaderno 24esimo, siamo 1963-1964, dove per esempio confronta il tema della verità confrontato con la ideologia. C'è anche questa osservazione profonda: l'ideologia come arma, ma la verità non è un'arma. Però più in là dice: la verità in quanto tale non riesce mai e viva soltanto nel processo, nel fatto di dire la verità. E qui fa una notazione, secondo me, molto importante, molto interessante, sull'appiattimento caratteristico della politica contemporanea, proprio come perdita della profondità. Qui ci sono delle osservazioni interessanti. Si dice che non c'è la conversazione solo, c'è il dialogo vero e proprio, il dialogo del pensiero. Dove esso manca non vi è più profondità, bensì appiattimento. Qual è la differenza? Altrove lo spiega, a proposito del rapporto con l'altro e dell'empatia. Quando c'è dialogo vero, autentico, c'è il piacere dell'altro. E quindi non l'amarezza, la scontentezza, il rancore, il dolore, ma proprio il piacere vero e proprio, il gusto, diciamo, di relazionarsi con l'altro. Sono tutti temi che qui naturalmente per il tempo si accennano appena, che hanno un proseguimento molto interessante, uno sviluppo, in un autore originale, che è stato per un certo tratto compagno di Arendt, Günter Anders, in questo libro, che veramente vi consiglio di cuore, L'ultima vittima di Hiroshima, che è il dialogo con il meteorologo che avrebbe dato il via, dice sì, è una buona giornata, gli aerei possono volare, eccetera, per il bombardamento di Hiroshima o Hiroshima. Questa persona in realtà ha avuto un ruolo marginale, però tutta la vita si è tormentato per questa sua partecipazione a quell'evento terribile, e vale la pena veramente di leggerlo, perché Anders naturalmente allarga la problematica a qualcosa di molto ampio, soprattutto a questo tema. Il tema, potremmo dire così, della irresponsabilità della tecnica, lo strapotere della tecnica, di fronte alla quale l'uomo si sente antiquato, inadeguato. Questo è un tema che poi affiora in tutte le opere, in tutti gli scritti, che non sono numerosissimi, ma sono tutti molto profondi, di Andersen, con una visione molto pessimistica, molto cruda delle vicende. Io credo che invece per Hannah Arendt è legato soprattutto in politica il tema del male al potere o ai poteri, ma in quanto i poteri sono usati in maniera irresponsabile, in quanto cioè la tecnica prende la mano dell'uomo e, per così dire, l'uomo si tecnicizza senza residui, un po' come avveniva in quel film in cui Charlot, benissimo interpretato da Chaplin era un autore che interessava molto a Arendt, ha scritto un saggio su di lui, si lascia prendere dalla macchina e procede rovesciandosi su se stesso al ritmo stesso della macchina. Quindi non è più l'uomo che domina la tecnica, ma la tecnica che coinvolge e travolge l'umano. E quindi l'uomo diventa un semplice ingranaggio. Uomo antiquato significa che l'uomo ha vergogna
e che si rifugia dietro all'ingranaggio per non fare scorgere la sua vulnerabilità e la sua debolezza. Queste considerazioni e tante altre che Hannah Arendt ha svolto hanno una qualche utilità nell'attuale contesto europeo? Questa è la domanda che ci possiamo porre. Ed era quella che un po' dopo l'introduzione, almeno io ho capito così, gli amici della carta d'Artino un po' sollecitavano. Ho capito così. Io direi che quella idea che può essere ricavata da un ascolto attento di un'opera così vasta, così articolata, l'idea che può venirne fuori è quella di un'Europa che ha un significato se è caratterizzata da una generosità intelligente. Quindi non l'Europa cittadella, l'Europa che si rinchiude come una specie di fortilizio, ma un'Europa che acquista proprio nella sua apertura d'orizzonte un suo significato. Nel gennaio 1943 Hannah Arendt ha pubblicato un piccolo scritto, Noi profughi. Era da circa 2 anni negli Stati Uniti, avendo dovuto lasciare la Germania per le persecuzioni dell'hitlerismo, che non aveva tra le sue caratteristiche anche di essere razzista, ma razzista era il suo fondamento. Non c'è stato solo la Shoah, c'è stato anche il Porraimus, c'è lo sterminio degli zingari, di noi e di tante altre comunità etniche diverse, così sentite, diverse dalla maggioranza del popolo tedesco. In questo Noi profughi, Hannah Arendt riflette sul destino degli ebrei e sul destino dell'esilio. Sono i grandi temi che uniscono Arendt, tra parentesi, anche ad un'autrice in una chiave diversa come Maria Zambrano. Anche lei vede nell'esilio un po' la cifra della condizione umana. E riflettendo su questo ripararsi negli Stati Uniti, ricorda con accenti molto umani, ripeto, senza quell'elemento che a volte c'è un po' in alcuni autori minori, deboli in qualche modo di fibra, del piangersi addosso, della lamenta. Non c'è questo, c'è un ciglio asciutto, è per questo che è tanto più efficace. Ricorda come la persona che lascia i propri sedi, lascia letteralmente tutto, la famiglia, gli affetti, tutto quello che è più caro. E quindi il problema è quello dell'identità. E ricorda Hannah Arendt come spesso si dice integrazione, ma si pensa invece ad assimilazione, che vuol dire spegnimento totale delle proprie tradizioni e della propria identità. E il consiglio che lei, tra le righe, il suggerimento che dà è non assimilarsi a quelli che si presentano come i nostri salvatori, perché le persone sono in grado di interagire positivamente se mantengono qualcosa di se stessi e delle proprie radici. Diceva, noi, provenienti dalla Germania, dalla Francia, dall'Inghilterra, anche Mannheim e Elias erano rimasti in Inghilterra, alcuni erano in Inghilterra. Allora abbiamo avuto difficoltà con la lingua, ce la sbrigavamo bene, ma dovevamo stare attenti ad ogni parola, non bisognava parlare dei campi di concentramento, di raccolta, perché questo poteva dare fastidio, come le persone che vengono dai balconi non devono proprio insistere su questo, perché la reazione delle persone è di non ascoltare o di pensare che ci sia una retorica su di questo. E qui Hannah Arendt aggiunge un accento straordinario. Secondo me è ricavata da un autore che lei, attraverso il legame con Bernard Lazare, conosceva, e lo cita, anche in Origini del totalitarismo, Peggy. Quindi aveva detto che c'è anche un inferno temporale,
non solo l'inferno e le tradizioni religiose o l'immaginazione, pensate a Dante, lo aspettano, ma c'è anche un inferno temporale. E l'inferno temporale è l'esperienza del campo di raccolto, di concentramento e in qualche modo anche l'esperienza, almeno nei primi tempi, dell'esilio. Dice è qualcosa di concreto l'inferno nel nostro tempo come gli alberi e le pietre. Questa è l'espressione, è molto tagliente, molto precisa nell'espressione. E riporta tutti questi travestimenti inutili che sono legati a questo, al fatto che essere degli umani soltanto nel nostro tempo è pericoloso. Se si è legati ad una comunità, se si è parte di un diritto, allora si ha tutela e salvaguardia. Se ci si presenta come esseri umani soltanto, questo può incutere rispetto in alcuni, ma non predispone ad una salvaguardia. E qui c'è anche un'osservazione, dice il cuore delle persone ha questo elemento del migrante in qualche modo ed è una condizione tragica tuttavia, vedete come è un ragionare profondo, ci avvicina a noi stessi, noi ritorniamo noi stessi attraverso la dimensione drammatica, o per meglio dire tragica. E le persone che vanno di paese in paese sono un po' l'avanguardia dei popoli, se mantengono però con tutta la forza la loro umanità. E qui si domanda, ma cosa sarà?